dove è passato? Mamma mia! No! Un campionato finito tra le polemiche. La mia redenzione dopo un anno difficilissimo e rischi incredibili. Anzi, tanti rischi incredibili. Ma dobbiamo partire dall'inizio, quando sembrava stesse per iniziare un tranquillissimo weekend di gara. Invece ritorni ogni tanto, vai anche forte. Vedi, voglio darvi questo peperino ogni tanto. Sembrava ieri quando rischiai la vita qui a Imola. E invece siamo già qui, 12 mesi dopo, per il classico appuntamento di fine anno, dove correrò da wildcard l'ultima tappa del National. Devo scacciare i fantasmi di quel brutto momento e iniziare a pensare al 2024. Contratti, rinnovi, cambiamenti. In ogni caso ci sono ancora ben 2 gare da correre in questo doppio appuntamento e la tensione è altissima. Lì davanti troviamo i 3 piloti più in palla, sulle 3 moto più incazzate che si stanno giocando il campionato: Canepa, Gamarino e Giannini. Dal mio lato ho deciso di rispolverare dal Museo Broncos la mia vecchia V4S, elettronica originale, scarico e sospensioni. Vi starete chiedendo il perché di questa scelta. Ebbene, mi piace molto il carattere del motore che si sposa alla perfezione con il mio stile di guida. E soprattutto è per pensare al futuro. Purtroppo non posso dirvi altro. Realisticamente, nella condizione attuale è difficile pensare al podio, ma fare un bel risultato è d'obbligo. Anche perché le gare, lo sapete, finiscono sotto la bandiera a scacchi. Ehi, aspetta. È già tempo di EICMA, ragazzi, quindi qui sotto troverete tutti gli appuntamenti dove potremo incontrarci, abbracciarci, parlarci, insomma, qualsiasi cosa, e soprattutto avrete l'opportunità di acchiappare ben 2 miei caschi. E mentre vi appuntate tutto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. In the crib, mom, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. Cause I got it going on. In the club, bottle full of bug, mama, I got what you need. If you need to fill a bar, I'm gonna have the same thing that can make it look. Come give me a hug, yeah, give me a hug. Dai, Dio Cristo! Che ingresso. Turno più folle dell'anno, questo poco ma sicuro. Sembrava di stare sulla Salerno-Reggio Calabria, per dire un luogo comune facilissimo. Mi immagino vi starete chiedendo: ma come cazzo hai fatto quelle immagini folli, pazzesche dal casco, dicendo lavoro per voi. Insta Go 3, supporto magnetico ritagliato ad hoc e, come potete ben vedere, comodità estrema. Passando la pista, un po' di problemini ce li ho. L'anno scorso non lo tengo neanche molto in considerazione, perché vi ricordate cosa è successo? Posizione! Brutta.
Quindi si riparte da zero e bisogna anche un po', cioè in quel punto lì un po' la manetta si sente che è più rigida da dare, più pesante in un certo senso. Però a parte questo, avete visto facilità nei sorpassi, vi dicendo, ho solo un po' di difficoltà nel fermare la moto e nell'inserirla nelle varianti strette. Continuo a non riuscire a fermarmi e devo sempre buttarla prima per appunto riuscire a rallentare meglio e appunto girarla bene. Se no sono sempre lì che porto troppo freno fin dentro la curva. Adesso pronti via e che dire, qualifica. Adesso faremo un bel po' di analisi con il buon Luca e capiremo cosa si può fare per aiutarmi nel momento di frenata, come ci siamo detti, e soprattutto quando vado ad aprire il gas completamente mi piacerebbe che la moto sia un attimino più dolce e più facile, perché confrontandomi con gli altri, cioè, toro imbizzarrito, ed è un po' la caratteristica del V4S. Detto questo, ci si prepara e tra poco qualifica. Io adesso devo fare quei 3 giri a bomba. Se tu vai dentro, fai un buon tempo, ti senti bene, hai il tuo anteriore fresco, ne farei la doppietta adesso sbavà. Domani ti senti in portiamo casa. avanti. Se invece la moto è strana, ti senti buono, 9-9, fermo. Il piano per la qualifica 1 è chiaro. Se mi sentirò bene con le modifiche apportate alla moto, sparerò subito anche la seconda gomma. Cosa comporta? Semplice. Oggi avrò doppia chance, ma domani, in qualifica 2, dovremo stare a guardare gli altri. Se voglio provare a vedere la prima fila, è obbligatorio fare il mio miglior giro di sempre in questa pista, ovvero abbattere il muro dell'1.49. Carico un po' il lettore, cambiamo gomma, vai. Ok, andiamo subito, gomma. Bam! Mamma mia che tempo! 1.48.9, il mio best lap di sempre qui a Imola. L'anno scorso sarebbe stata pole position, oggi non basta neanche per la prima fila, ma con il pacchetto che abbiamo non possiamo che essere estremamente soddisfatti. Nel 2021 col V4R di Barni ho fatto 49 molto basso, nel 2022 49,5 e poi mi hanno portato gratis con l'elicottero a Bologna in ospedale, come ben sapete. Voglio ricordare che quest'anno al National abbiamo un parterre incredibile perché il signor Niccolò Canepa, campione del mondo Superbike EVC, Cristian Gammarino, campione del mondo EVC Superstock, 1000 ovviamente, Giannini, campione italiano National l'anno scorso che sta difendendo il titolo quest'anno e infine il quarto che è lo stronzo che vedete qua davanti. Gli direi un parterre incredibile.
curiosità, la ditta demolizioni, come ben sapete, è quasi sempre all'opera, soprattutto con loro che ogni volta che la piazzo a destra e a sinistra sono le prime a saltare per aria, e costano questo perché già le avevamo in carbonio all'inizio, poi le abbiamo messe in non so che materiale, ma una roba meno costosa del carbonio, ma comunque sono 300 euro nel groppone ogni volta che si cade. E allora mi sono detto, ma Fama 3D non può farmi delle belle alette fatte esattamente come quelle originali? E a domanda hanno risposto esattamente sì, sono venuti da Bronco, hanno scansionato la moto e la letta principalmente in 3D, e finalmente potrò fare ditta demolizioni senza fatturare come prima. E vi devo dire, 300 euro a botte risparmiati non sono male. Eccolo, abbiamo un World Champion of Superstock EVC, o sbaglio? È venuto a rompere il cazzo. Tu ormai hai detto, minchia, Salva non c'è più al National, invece ritorni ogni tanto e vai anche forte. Vedi, voglio darvi questo peperino ogni tanto, con queste messi di punti. Giannini davanti, Canepa 31 punti di distacco e 32, cioè io e Canepa siamo un punto di distacco uno dall'altro. Basta che sta tranquillo a posto. Infatti ho detto, gli ho consigliato di fare 2 terzi posti, 2 quarti, vabbè. E lui ci fa, lui ci fa, guarda, io domani devo fare secondo posto perché così vinco, chiudo la partita domani. Gli ho detto, guarda che è pericoloso. Di darti consigli tra avversari. Questi mind games, che bello non esserci dentro. Noi siamo qui, facciamo le nostre cosine, siamo convinti del nostro 48 con... Però siamo forti. Tuo best qua? Sì, mio best. Io quest'anno vado fortissimo, non so perché. Cioè il mio best qua era 49,8 tipo. Perché c'è la superbike. Mai un pilota che ha la moto, il pacchetto migliore, incredibile. Tutti, io c'avevo il forcellone, non ho potuto montarlo. Stasera siamo belli soddisfatti e possiamo dormire sonni tranquilli, ma domani sarà già il momento della gara e soprattutto della qualifica 2. Io proverò il passo con gomma usata, ma nel frattempo terrò d'occhio i miei avversari dalla tabella. Basterà il mio 1.48 per mantenere la quarta posizione? Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again, yeah. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Pump up the action. L'ultimo giro hai fatto 51,5. Sì. Ogni giro un sorpasso, quindi cioè 50,5 era 50 basso, per dire. Ma e gli altri cosa hanno fatto? Beh, ha migliorato Gamarino, Giannini ha fatto 49,0. Quelli dietro invece? Non ha migliorato. Vietti Qualche decimo. sì, no, comunque sì, si parte quarto. Ultimo round del campionato italiano velocità, e si va a 13 giri al Enzo e Dino Ferrari di Imola. Pirro cerca subito l'interno, è partita bomba Zanetti, attenzione, Pirro deve allargare subito rischio impossibile, è dentro Zanetti Zanetti all'attacco, è uscito molto forte, si porta all'interno verso la variante del tamburello, non molla anche del bianco, Zanetti è davanti. Tracciato Pirro alle Mineroni, mamma mia. Pirro che va all'interno, attacca Zanetti, si sfiorano a meno di niente. Zanetti tira la staccata, va
all'interno Zanetti, passa. Sei passato Fantastica, una gara pazzesca tra questi due grandissimi campioni. Pirro di nuovo non aspetta, va all'attacco su Zanetti, ovvio che è scontro diretto. I tempi dell'ultimo giro 49,4, 50 per Pirro, 49,6 per Zanetti. si difende la Piratella, no, la Piratella No, non ti può, prego. Zanetti alla Piratella non C'è può. passato. La Piratella, non l'ho mai vista in Anche vita nel mia. bianco. Pazzesco la Piratella. Pirro! Ragazzi, occhio, si sono appoggiati letteralmente in larga. Pirro che va alle acque minerali, ha preso l'interno e va, ma la risposta Largo. di Lorenzo Zanetti, le acque minerali di nuovo su Michele Pirro, di nuovo del bianco. Applausi. Questo è il chip, questa è la Superbike e questi sono gli eroi che noi amiamo perché sono fantastici. Pirro ancora soltanto un punto dove poter attaccare, difficilissimo, la variante bassa. Zanetti si difende a grande accelerazione per entrambi. Zanetti, vediamo se vanno puliti alla staccata. Lorenzo Zanetti e Michele Pirro, no, è largo, incredibile! Pirro dietro! c'è entrato anche Bernardi che però passa. Michele Pirro giù e vince Lorenzo Zanetti. Campionato stravolto clamorosamente. Zanna nel chip si sta giocando il campionato. Come avete visto, una gara folle. Sono troppo veramente contento per Broncos perché, come avevo detto in tutti gli altri video nell'anno passato, negli anni passati, ci tengono veramente tanto ed è un team di appassionati, cosa che vi assicuro non è facile trovare. Cioè, vedere un team manager che piange per la vittoria del suo pilota veramente mi stringe il cuore. Detto questo, giornata leggera perché adesso devo andarmi a cambiare perché è ora di gara 1. È strano. Forse noi piloti nel profondo siamo masochisti. La sensazione che ti prevade prima della partenza non è piacevole. È un insieme di adrenalina, tensione e paura. Tutte queste sensazioni sono distribuite in maniera bilanciata la maggior parte delle volte. Ma oggi no. Saranno i fantasmi dell'anno scorso, ma in questo momento la paura sovrasta il resto. E sapete qual è il bello? Sapete perché ho una profonda stima di ogni pilota, forte o scarso che sia? Tutti, prima o poi, si ritrovano nella mia situazione. E tutti decidono di chiudere quella dannata visiera mirando alla prima curva. Questo non è solo uno sport, è una scuola di vita. Pronti, warm up lap. Lì davanti i Trek si stanno giocando il campionato e qui dietro tutti i giovani rampanti che sono sicuro nei prossimi anni daranno filo da torcere. Scaldiamo bene le gomme e porca... ma che cosa è successo? Cosa è successo? La stavo per lanciare alla seconda curva. Mamma mia che rischio. Non lo so, probabilmente gomma fredda, ho esagerato a schiaffarla così forte nel destra. È andata bene. Che trona che mi ha tirata Arcangeli alla seconda curva. Mi ricordavo che il National era aggressivo, ma non così tanto. Bello, sorpasso aggressivo, deciso la Villeneuve, ho passato Arcangeli e adesso devo mettermi all'inseguimento dei tre lì davanti. Sarà molto difficile se non si daranno un pochino di fastidio, ma noi ci proviamo. Mi sembra che abbiano già dato fuoco alle polveri, grandissimo ritmo per provare ad andare via. Vediamo se Salvadori e Arcangeli riescono ad agganciarsi. Luca ci sta provando, ma c'è già qualche metro di ritardo.
adesso calma, dalla tabella ho visto che ho preso un po' di spazio, per me è ossigeno, però sono un po' nella terra di mezzo. Vedo che ho tanto margine da quelli dietro e davanti veramente fanno un altro sport e oltretutto con l'inizio hanno preso troppo spazio. Quindi inutile rischiare, domani c'è anche gara 2, bisogna preservare un po' le forze perché questa pista ti distrugge. E soprattutto vi do una piccola curiosità che è molto figa. Qualcuno molto attento l'avrà notato durante le qualifiche, ma non sto usando l'antimpennamento. Sto gestendo tutta quella fase di guida col freno posteriore al manubrio, perché quest'anno è così tanto bucata la pista che diciamo l'elettronica fa un po' fatica a capire cosa sta succedendo. E vi ricordo che appunto questa elettronica che io sto usando in questo momento è quella che esce dalla fabbrica e potete comprare anche voi tranquillamente. Quindi con il team abbiamo deciso di disinserire completamente l'antimpennamento e lasciare giusto un pochino di traction. Anche lì ho preferito avere un po' più in mano la situazione rispetto al solito. Magari qualcuno è nuovo e non lo sa, ma come stile di guida mi piace molto appoggiarmi ai controlli di trazione mentre faccio il movimento del pick up. Ecco, in questo caso qui a Imola è molto più difficile farlo. 48.317 per Niccolò Canepa Gamarino, 48.490, bravo però Giannini, 49.313, risponde il campione in carica del National Trophy 1000. Bene, la gara va avanti, adesso ho iniziato a sentire un pochino il drop della gomma e devo dire una cosa, la nuova SCQ che ha portato Pirelli è incredibile. Quando l'avevo provata un po' di tempo fa mi dava un po' di sensazione di spinta sull'anteriore, un po' come le vecchie gomme da qualifica, invece adesso è diventata proprio una gomma da gara. Nonostante i primi giri tu abbia un grip incredibile, quando avverti un attimino il calo è sempre molto gestibile, quindi tanta roba. Martello Canepa 48.504, Gamarino 51.55 per Giannini, i distacchi via via aumentano, 6 secondi 8 tra Canepa e Gamarino, tra Gamarino e Giannini 4 secondi 1, Salvadori fa 58, quindi non distante dal tempo di Giannini, è in quarta posizione, staccato di 6 secondi e mezzo dal podio, stanno andando tutti da soli, in sostanza i primi 8 hanno una media di 3 secondi anche più di distacco l'uno dall'altro, anche questa è una cosa abbastanza insolita dobbiamo dire per la categoria. Canepa? Oh, che succede? No, si ferma Niccolò? Oh. Che succede? Ma Problema? No, pazzesco, all'inizio dell'ultimo giro, fermo Niccolò Canepa, attenzione. Ok, sta iniziando l'ultimo giro, che dire, dietro spazio, davanti sono andati, la porto a casa, ma cosa sta succedendo? Canepa è fermo! Non so se benzina, problemi tecnici, vuol dire che sono a podio ragazzi, ve lo dicevo, le gare finiscono sotto la bandiera a scacchi, quindi modalità diesel, marce messe con 3000 giri in meno, via così e portiamola a casa. Oh ragazzi, quest'anno il karma doveva ridarmi un pochino di credito, Quindi, se permettete a sto giro, sculo un pochino e dai, e su. Complimenti, Luca Salvadori chiude in terza posizione, Per Luca Nick ritorna Blogger. con un podio. Ci voleva ragazzi, tra la salita a Volterra e questa pista magica sono rinato. Vorrei che la stagione incominciasse adesso, invece ci toccherà aspettare un freddo e lungo inverno di aspettative e sogni.
Ma guardiamo il lato positivo. Manca ancora la gara di domenica e soprattutto il gran finale del CIV. Purtroppo vedrete tutto nel prossimo video. Non perché io sia cattivo, ma l'attesa aumenta il desiderio. E soprattutto quello che succederà merita un capitolo a parte. Iscrivetevi, attivate la campanella e preparate i popcorn.